saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini scala 1/8, uscita numero 57. Andiamo subito a vedere quello che abbiamo trovato. Chi invece ha piacere di guardare tutto il contenuto del fascicolo e di poter anche dare lettura ai testi, vada a vedersi il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Troviamo la struttura del sedile anteriore destro, come potrete vedere, o meglio, come potete vedere, io ho già montato quasi tutti gli elastici, ne ho lasciato da montare 1, 2 e sono quelli un po', diciamo, più complicati per la posizione, ma tutto si fa. Perché se mi fossi messo a montarli nel video, certamente quei 10 minuti li avrei persi soltanto per il montaggio, ma una volta che vi faccio vedere come si montano, uno è uguale all'altro. Allora, loro ci consigliano di usare queste pinzette, se le trovo sono contento. Queste che ci sono state date nell'uscita numero 4, ma sinceramente io le trovo alquanto inutili e ho usato una pinza così. Certo, se è calamitata ancora meglio, questa non è calamitata, però sicuramente mi sono trovato meglio a lavorare con questa. Quindi troviamo gli elastici, ne servono ancora 2, qualcuno è dato in più perché si possono rompere. Prima che mi dimentico vi do un consiglio: una volta che avrete montato tutto quello che è da montare, prendete un sacchetto di nylon, riponetelo all'interno questo e tenetelo lì finché non arriverà il tessuto da montare, per chi lo fa in edicola. Per chi invece ha fatto l'abbonamento come me lo ha già ricevuto. Perché questo? Perché si può rompere qualche elastico, e se si rompe l'elastico mentre ce l'avete magari appoggiato da qualche parte, potreste perdere questi gancetti. È vero che ne abbiamo in più anche di questi, però sarebbe un peccato. Ecco, sicuramente se li chiudete in una busta non avete questo problema. Avete visto che sono andato anche a incollarmi il pezzo che si era staccato. Bene, questi che andiamo a montare adesso sono, diciamo, quelli più impegnativi. Io adesso ci metterò più tempo rispetto sicuramente a quello che ci metterete voi, perché, come vi ho spiegato più volte, devo montare il pezzo guardando attraverso il telefonino, perché altrimenti rischio di uscire dalle immagini mentre sto operando, e sapete che Michele purtroppo queste cose le fa. Allora, guardiamo. Vedete, utilizzo il cacciavite calamitato perché purtroppo questa non lo è. Allora, vi dico subito una cosa, guardate, ne metto uno, io monto così, voi chiaramente fate quello che più ritenete giusto. L'apertura del gancio sto cercando di mettere a fuoco un attimo, devo levare le cose dietro, altrimenti non ce la faccio, credo. Eccola qui. L'apertura del gancio io vi consiglio di tenerla tutta verso lo schienale, non verso l'anteriore del sedile. Vedete come li ho montati, così come vi ho consigliato nel primo sedile che abbiamo montato. Questo perché non succede, ma potrebbe succedere, che si attacca poi al tessuto e magari vi si buca. Insomma, vedete voi ragazzi, il modello ovviamente è vostro. Allora guardate, no?
andiamo a inserire così. Ecco, poi la mettiamo, ecco, guardate, adesso vi faccio vedere una cosa, questo gommino è già rotto qua, è già segnato, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo lì, guardate, lo vedete? Questo è destinato a rompersi, quindi lo faccio che sostituirlo subito, è inutile che lo monto e poi mi si rompe dentro il sedile, è vero, non ci dobbiamo giocare, però ce l'ho e lo uso. Bisogna fare il lavoro con pazienza, senza alcuna fretta. Lo agganciamo da qui, che è ancora meglio, e lo portiamo su. Sempre in tensione, altrimenti ci si sgancia. Così, vedete? Prendiamo un altro gancetto. E sempre con l'apertura rivolta verso di voi, andiamo a inserirlo. Ecco, vedete che sono uscito dall'inquadratura, perché se guardo mi viene difficile metterlo. Voi farete sicuramente molto più in fretta di me. Io faccio davvero fatica a farvi vedere tutto bene, perché qui bisogna impegnarsi ancora di più che in altre sessioni di montaggio. Però è piacevole montarlo per i fatti vostri, ve lo garantisco, Ecco qua. Così. Prendo da qua sotto. Se scappa lo riprendiamo, non c'è problema. Non innervositevi. Considerate che c'è anche da impegnarsi perché è veramente un modello fatto bene. Ovviamente non stringete forte la pinza, altrimenti danneggiate il gommino. Ecco qua. Andiamo a mettere l'ultimo. E poi c'è anche da montare quello doppio dopo. Questo è quello danneggiato. C'è anche da montare quello doppio dopo, ragazzi. Quello posteriore, lì sì che c'è da divertirsi, ma si fa tutto. Si farà anche quello, nessun problema. Allora facciamo così, questo lo tengo qui e mi preparo già se ce la faccio questo. Così. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Ragazzi, grazie. Se avete piacere, per quelli che ancora non sono iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli. Guardate qua, tac, fino a qua tutto bene, vediamo. Ecco qua. No, ah sì, perfetto. Vedete, tutte le aperture dei gancetti sono rivolte verso il basso. Non so se si vede. Ditemi la verità, ma questo sedile quanto è bello!
Ma vi rendete conto? Come quello vero. Come quello vero. Bene, adesso andiamo a vedere. Andremo a montare anche la cintura posteriore sinistra. In realtà la potevamo montare anche nell'uscita 56, ma va bene così. Eccola qui, quindi ci serve il pianale. Andiamo a prenderlo. Voilà. Guardate, avete questo pezzo, un attimo, non mi ero preparato l'accendino, ecco qua. Attenzione, se non siete pratici a fare queste cose, non le fate. Io vi faccio solo vedere, senza avvicinarsi troppo. Aspettiamo che la plastica si ritiri da sola, perché poi è nylon questo, Ecco. Quello in più lo tagliamo, perché adesso lo possiamo fare perché non si sfilaccia più. Ecco. E un'altra cosa, se poi volete, vi basterà, se non volete vedere questo pezzo che esce, vi basterà tirarlo, guardate questo pezzo corto, vedete che va via, e lo fate più piccolo. Poi attenzione, provate a vedere se questo perno vi entra nel foro, perché questo va messo qui. Io ovviamente me lo sono già preparato per questioni di tempistiche, per non fare video troppo lunghi. Vi dirò anche, probabilmente non molti avranno il calibro, ma io ragazzi vi posso dire quello che posso dirvi, miracoli non ne posso fare. Allora guardate, ho preso un chiodino, però prima di fare questo provate a inserire il perno. Se vedete che il perno, questo qui, fa fatica a entrare, non insistete perché ve lo danneggiate sicuramente. Attenzione, il chiodino è poco più di 1 millimetro. Questo è per noi e queste sono le misure in pollici. Ok, ho preso il chiodino e l'ho inserito. Ok, l'ho inserito nel foro. Di là infatti non è servito perché il foro era fatto bene. E poi andiamo semplicemente a mettere questa così, piano, inseritelo piano, non dovete avere fretta, altrimenti non vi lamentate se però danneggiate il modello, ecco, guardate. Adesso lo giriamo in su, ecco, e abbiamo finito. Questo è. Un'ultima cosa, se avete fatto il foro troppo largo, loro ci dicono di usare il ciano acrilico, la Loctite. Io ve lo sconsiglio perché non serve. Vi basterà prendere la punta di un vecchio cacciavite, il più piccolo che avete, lo scaldate e poi andate semplicemente, guardate, andate con il cacciavite, ovviamente non a stella come questo ma quello piatto, col cacciavite caldo andate a metterlo contro qui. Si scioglierà questa plastica del perno e non si muove più. Se invece trovate più comodo mettervi il collante, beh, vedete voi ragazzi, quello che volete voi. Adesso vado solo a vedere, ma credo che questo montaggio sia finito. Sì, perfettamente finito. Ok, adesso metto pausa, rimanete ancora con me perché
faccio una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 57. A volte mi scappa il plurale, ma non è un grave errore, perché essendo voi la linfa di questo canale, ecco, lo montiamo insieme, facciamo tutto insieme, ragazzi. Però vi raccomando, iscrivetevi, e se avete piacere condividete anche i miei video sui gruppi o su Facebook, dove volete voi. Tutto quello che fate per aiutarmi sicuramente serve. Grazie, ci vediamo dopo. Eccoci qua. Lo so, non mi piacciono queste due pareti che si vedano, ma non posso fare diversamente. Se rimpicciolisco l'immagine non si vede bene quello che abbiamo montato fino adesso. Cruscotto. La piccola chiave con la parte finale del metallo che garantirà il contatto tra questi due fili che sono interrotti all'interno, e grazie a questa anima metallica faranno il ponte, e questo creerà l'accensione e l'accelerazione sonora del motore, la simulazione bellissima. Questi sono i due tubi che poi andranno messi qui, uno da una parte e uno dall'altra. Guardate che bello. Come quella vera. Un modello super particolareggiato. Cofano anteriore tutto in metallo, pesantissimo. Qui sono andato a levare quella luce bruttissima, quello spazio che c'era, così è molto più accettabile. Sembra vero questo motore. La macchina è bellissima. Non fate caso a questi pezzi staccati, perché li attacco alla fine, così non stanno troppo sotto sforzo. Perché la posizione è abbastanza inclinata di questo semiasse. Ammortizzatori, guardate che meraviglia, guardate questo pistone, guardate questo perno che entra all'interno del gommino. Aspettate. La stessa cosa dietro. Vi rendete conto? Bellissimo. Adesso prendiamo il pianale interno e poi ci salutiamo. E mi raccomando, non mancate, perché vado subito a preparare gli ultimi 3 video, il numero 58, il 59 e il 60. Poi chi ha piacere c'è anche la moto di Valentino Rossi, la Yamaha M1 YZR, conosciuta da tutti gli appassionati di Valentino Rossi come la M1 e basta. Ecco qua. Prima e dopo, bellissima. Bene ragazzi, ringrazio con tutto il cuore del vostro tempo, un saluto a voi e tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando, non dimenticatevi, se ne avete piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao ragazzi!